Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli o Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo aprile 2025, soprattutto andiamo a vedere primariamente quali sono i passi da seguire per la realizzazione degli obiettivi della tua anima in questo mese. Quindi inizieremo con gli oracoli e poi ci metteremo i tarocchi e poi vedremo l'amore, ok? Allora, vediamo Gemelli, iniziamo con gli oracoli degli angeli. Aprile 2025, cosa ci raccontano? Aprile 2025, cosa ci raccontano? Allora, vediamo. Felicità! Felicità, go go! Angelo Eiazel. Felicità, wow, wow. Il tuo cuore trova pace e conforto. Il tuo angelo ti fa sperimentare la felicità, inizia una nuova fase di vita. Io chiuderei il video qui, che ne dite? No, no, mo ci diamo dentro su questa felicità, Quindi ci sarà una grande felicità, il tuo angelo custode, spirito guida, sposo celeste, amante celeste, come lo chiamiamo noi nello yoga sciamanico, ti farà sperimentare una grande felicità. Siete state brave, 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 bravi, 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 ragazze e miei ragazzi, state praticando, state facendo, state lavorando su voi stesse in modo imperituro e quindi felicità è quello che andrete a conseguire in questo mese. Bellissimo. Andiamo a vedere adesso cosa ci raccontano le carte del drago immaginale di Selene. Vediamo su questa felicità Gemelli, vediamo, bellissima questa carta, stupenda. Vediamo un po' come incanalare questa energia meravigliosa, cosa ci raccontano le carte del drago immaginale. Vediamo. Venere, wow! Venere è il pianeta dell'amore. L'amore, felicità, l'amore per tutto ciò che esiste, l'amore che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. È proprio da questa energia che si contraddistingue per te in questo mese. Venere è l'amore, Venere è il piacere e l'amore, è come se avessi una felicità immensa, incommensurabile in questo mese, perché Venere ti è a favore. Il pianeta Venere è a favore di nuovi incontri, di incontri che nascono in questo mese, e mettono l'attenzione su questi incontri che possono nascere in questo mese, se siete single, o comunque l'amore, anche l'erotismo, la passione riaffiora per te in questo mese in tutto ciò che andrai a sperimentare. Adesso ti leggo la carta di Venere, bellissima, e poi alla fine del nostro viaggio insieme in questo video ti leggerò il rituale della buona riuscita. Venere 26. Allora, vediamo. Vediamo cosa ci racconta la carta Venere. Sono la pura bellezza, sono la madre dei mondi. Non c'è cosa che non prenda origine dall'amore e non c'è cosa che all'amore non faccia ritorno. Io sono l'alfa e l'omega, sono l'amante e l'amata, la figlia e la madre, la sposa e lo sposo, il sole e la luna. Sono la forza che tiene insieme gli astri nell'universo e le molecole nel corpo. Sono l'unione e la creazione che ne consegue, sono l'eros. Wow! Il responso del drago. In presenza di questo arcano astrale devi seguire il tuo cuore e la tua passione. Fai ciò che ti dà piacere e che corrisponde alle tue doti più istintuali. Devi fare solo quello che ti piace in questo mese. Per andare incontro a questa felicità e per avere questa felicità e per supportare la felicità che già meriti, devi fare tutto ciò che ti piace. Alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per andare incontro a ciò che ti piace e non farti prendere dalla mente. Va bene? Ok. Allora, bellissima, partiamo con delle carte potentissime. Vediamo i chakra cosa ci raccontano. Qual è lo sblocco di quale chakra? Qual è il chakra corrispondente a questo mese meraviglioso per te di aprile?
con la felicità. Ah, e avrai molta autostima, terzo chakra. Segreti e scoperte, farai delle scoperte meravigliose che hanno a che fare con questa felicità, verrai inebriata o inebriato da una sensazione meravigliosa che permerà i tuoi passi quotidiani. Il terzo chakra ha a che fare con la volontà, con l'autostima, con il senso di sentirsi uniti con il tutto e di volere non più attraverso una volontà egoica perché apri il cuore, ma di volere come la natura vuole, di desiderare come la natura desidera e non più desiderare da una prospettiva individuale. Quindi il terzo chakra ha a che fare con questa volontà cosmica affinché la Kundalini possa salire al quarto chakra, come ti ho spiegato bene nel video della Kundalini, dove ho messo la sequenza fluida dello yoga sciamanico. E quindi desidererai amore per tutti. E darai amore e ne riceverai, darai amore per tutti e ne riceverai. Il terzo chakra è anche la sede del mago, come ti ho spiegato nel video sulla Kundalini, sede del mago e dello sciamano. Avrai un grande potere di realizzazione in questo mese. Wow, bellissimo, veramente stupendo. Era da tempo che non usciva una delle carte così potenti per i gemelli. Sono veramente felice, anche perché mio fratello è gemelli, quindi i miei migliori amici sono gemelli. E sono veramente felice. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, vediamo. Che tutto in te sia gioia, questa è la tua meta. Vediamo. Cosa accade in questo mese di aprile 2025 nella realtà fenomenica? Cosa accade per i gemelli? Vediamo. 7 di denari. L'appeso. Ci sono cose che stai aspettando, cose che stai... 5 di denari. Ho capito che succede qua. Tu ribalti completamente la prospettiva. Tu ribalti completamente la prospettiva. Infatti, 6 di bastoni. Allora tu in questo mese vivrai delle situazioni in cui mi ribalti la prospettiva. Qua stai attendendo o del denaro e ti puoi sentire carente. Che fai? Prendi tutte le emozioni come ti insegno sempre e fai le formule pentacolari o fai le pratiche che stiamo facendo tutte insieme e con il 6 di bastoni pieno successo. Pieno successo. Perché qui io vedo carenza di denaro, situazioni che stai aspettando, dei pagamenti che devono entrare. Qua ribalti tutto, Qua ribalti tutto. 2 altre. Paggio di denari. Infatti avviene una piena trasformazione la torre. Un nuovo inizio. Allora, o hai già vissuto nel mese di marzo una situazione di carenza, una situazione su cui ti sentivi carente sul piano pratico, è possibile anche che non sei stata bene, non sei stato bene, perché i denari sono la materia, il corpo, non solo a livello economico, ma anche fisicamente. Io vedo che qua hai potuto aspettare per riprenderti fisicamente, qua entriamo nella primavera, e la primavera è un'immagine dell'anima che ci ricorda di mettere l'attenzione sullo stupore e la meraviglia quotidiana di ogni attimo. E qua arriva proprio la morte, cioè il cambiamento radicale rispetto a una situazione di carenza, di penuria. C'è un'entrata di denaro nuova o una nuova proposta lavorativa che porta a un cambio. O qualcosa, vediamo energia positiva per te in questo mese. 8 di spade, vedi che ti ho detto, ti sei sentita bloccata o bloccato, un po' frustrata, un po' frustrato, oppure una sensazione un po' di incapacità di agire, oppure troppa mente. Troppa mente, sappiamo il gemelli, noi segni d'aria, troppa mente. Esci fuori dai condizionamenti mentali e ti dai alla vita, proverai una grande felicità in questo mese. Vediamo cosa viene dopo il 5 di denari. E infatti arriva la temperanza. Allora, prima di tutto io credo che sia una guarigione emotiva,
che porta una situazione di ribaltamento su vari ambiti della tua vita dove ti sei sentita un po' stressata negli ultimi mesi o nelle ultime settimane. La temperanza mi parla di guarigione rispetto alle situazioni che ti hanno tenuta bloccata o bloccato, situazioni di carenza o situazioni di penuria o semplicemente delle sensazioni di questa natura qui. E quindi una guarigione su tutti i fronti, su tutti i livelli che ti hanno fatto sperimentare questa emozione. Cambiando la prospettiva, come ci insegna l'appeso, che è proprio la carta del guerriero spirituale, l'appeso, no? Ribalto la prospettiva rispetto alle situazioni di carenza. E io qua vediamo un po' questo paggio di denari. Sì, paggio di denari, 5 di spade. Magari a livello lavorativo, nelle situazioni pratiche, hai potuto vivere delle situazioni di tensione, però le cose cambiano, o discussioni con qualcuno, o un po' di incapacità di agire. Cosa porta la morte? 7 di bastoni, metterai dei limiti qua, metterai dei limiti, combattendo per ciò in cui credi. Te l'ho detto che qua, con la carta di Venere, è come se tu devi fare solo quello che ti piace, puoi combattere con i tuoi stessi limiti mentali, 5 di spade. Magari una cosa creativa che ti porterà dei frutti a livello lavorativo e la tua mente ti dice, no, ma dove vai? Non vai da nessuna parte, no? 7 di bastone, metti limiti alla mente e combatti per quello in cui credi, ok? 10 di spade, si chiude un momento doloroso. 8 di spade al positivo, cosa arriva in questo mese al positivo? Il giudizio, una rinascita. Il giudizio mi parla di situazioni che vengono a galla per essere risolte, che ti davano tensione. Quindi una rinascita su più fronti, soprattutto anche a livello economico. Magari abbiamo vissuto delle perdite a livello economico, delle spese improvviso, ci possono essere delle spese improvviso, ci possono essere state. Per qualcosa in casa, non lo so, per qualcosa di questa natura. Però c'è una rinascita, una ripresa. Il giudizio sono quelle questioni che riemergono per essere risolte una volta per tutte e portare la guarigione della temperanza, che ti davano stress mentale, mi spiego? Vedi, poi abbiamo il carro, wow, uscita completamente dalla situazione di questa natura. Sì. Ancora una carta sulla temperanza. 4 di denari, stabilità economica laddove non c'era. O una stabilità. Cavaliere di spade, amministrerai bene le tue risorse, saprai mettere limiti e confini, sentendoti di nuovo stare bene o a casa, mi spiego? Situazioni che tornano in equilibrio da situazioni di carenza, questo è il senso. Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo un po' l'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo cosa accade in questo mese. Abbiamo già visto che qua l'amore, cioè avrei proprio un cambio di vita, di prospettiva, la volontà del mago, grande felicità. Vediamo. Venere a tuo favore. Vediamo un po' cosa ci raccontano per i tarocchi. Allora, energia guida per te. Energia guida per te in amore. Gemelli, energia guida, carta guida. Wow, la torre. Qualcuna di voi ha vissuto un momento torre o questo mese è la fine di un momento torre che ti sei portato avanti per settimane se non mesi. Qua c'è un evento inevitabile, anche un colpo di fulmine può essere per alcuni di voi, che scombussola un po' la zona comfort. Sì, 10 di bastoni, qua situazioni pesanti hanno la loro fine. Che viene dopo la torre? L'eremita. Qua sarai molto prudente, vedo che hai trovato molta saggezza o troverai molta saggezza rispetto a come approcciarti nelle relazioni. Ci vai cauta o ci vai cauto, però al tempo stesso qua è come se avessi o meditassi sulle rotture che ci sono state nel tuo passato e prendi la saggezza da quelle rotture, da quelle situazioni che hanno determinato per te degli eventi salienti, prendendo molta saggezza dal passato. Qua molte di voi rompono col passato, ma in modo radicale perché ci sono queste carte potentissime. O rompete con un certo tipo di dinamiche del passato. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, Gemelli, amore, aprile 2025.
Gemelli, amore. Vediamo. Gemelli, amore. 8 di denari e 8 di spade. Qua era tutto bloccato in amore. Vi siete concentrate molto sul lavoro oppure c'era qualcuno che lavorava molto e questo ha determinato un po' di blocchi, incapacità di agire. 8, 8. Però questo 8, l'8 è il numero dell'infinito, era propedeutico affinché si generasse una certa abbondanza in te, una certa lezione karmica. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 8 di spade, paggio di denari, 3 di denari, roba di lavoro qua. La sacerdotessa, ci sono delle situazioni in ambito lavorativo, o hai conosciuto una persona in ambito lavorativo, questo ti genera un po' di perplessità, o lavori insieme a una persona e questo ti genera un po' di perplessità, o una persona si fa avanti in ambito lavorativo, questo ti crea un po' un blocco, oppure situazioni di tensione in ambito lavorativo che hanno creato anche delle ripercussioni in ambito amoroso. Vediamo. Energia attuale, amore, gemelli. Il giudizio, tempo di decisioni forti. Il giudizio mi parla di situazioni che emergono, di decisioni da prendere che si sta lì a cercare di rimuginare e poi devono essere prese. Il giudizio al centro stesa, è come se mi parla, prima di andare oltre devi risolvere questo, un comportamento emozionale, una situazione, ok? Quindi c'è il giudizio al centro, che mi parla anche della rinascita dell'amore per te, previa però situazioni da risolvere. Vediamo al positivo. La ruota è la fortuna gira dalla tua parte, ciò significa eventi fortunati, eventi inattesi in ambito amoroso. Il blocco, 10 di denari il blocco, 10 di denari mi parla di famiglia, di stabilità, di lavoro. Lo andiamo a vedere nel corso della lettura però, vediamo, passato, l'imperatore, 4 di spade. O avete avuto a che fare con una persona molto rigida, molto concentrata sulle proprie responsabilità, famiglia, lavoro, denaro, e quindi prendete la decisione di rompere o l'avete già fatto. Invece per chi non ha nessuno, io qua vedo che l'amore qua era fermo, è come se avete voluto avere più situazioni sotto controllo nella vostra vita, meditandoci su, lavorando su voi stesse, cercando di mantenere un ordine, un equilibrio della vostra vita. È come se adesso vi riprendete un po' quell'aria più leggera, primaverile anche, no? Molte responsabilità in ambito familiare o di stabilità personale, come conseguire la stabilità, sistemare più cose nella vostra vita. Ok, vediamo cosa succede qua nel prossimo futuro, aprile 2025, amore per te. Che ti ho detto? C'è il Cavaliere di Coppe. Un invito d'amore, vedo un'uscita o un invito d'amore. 4 di Coppe e l'appeso. Qua c'è un invito. Qua c'è un invito d'amore per te, dopo tanto tempo, dopo tanta situazione, però il 4 di coppe mi dice non ti prende proprio nel miglior momento, tant'è che abbiamo l'appeso qua, che mi dice di un certo, di una certa lentezza che tu darai secondo me. Che viene dopo l'appeso? 5 di denari, ci sono questioni economiche o lavorative che bloccano, io non so se da parte tua o da parte di qualcuno. O questioni altro dall'amore, re di bastoni, però questa persona subito dopo si attiva. Allora, qua mi dice che ci sono questioni altro dall'amore. Questo altro dall'amore può essere lavoro, famiglia, o lavorate insieme, o situazioni lavorative che determinano un fermo a questo invito. Una situazione che può demotivarti a livello emozionale.
Però subito dopo il re di bastoni mi parla di una persona che riprende il controllo della situazione e fa delle azioni all'improvviso. Va bene? Io non so che situazione state vivendo in questo momento, le carte però mi stanno dicendo che è tempo di prendere delle decisioni. È quello che ti ho detto, situazioni di carenza economica o situazioni di lavoro che possono rallentare le cose, sentirsi un po' messi da parte per lavoro, non so se da parte tua o da parte dell'altra persona. Molti di voi stanno rinascendo nell'amore conoscendo persone nuove in questo momento, conoscendo una persona nuova, però poi ci possono essere delle situazioni dove un invito di questa persona non si può fare per altre questioni lavorative o familiari che non riguardano l'amore. Tant'è che poi Re di Bastoni subito dopo c'è un boom, di nuovo, una ripresa di energia. Vediamo mini tarocchi cosa mi raccontano. In questo momento abbiamo il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario, Vergine e Acquario. Allora, vediamo giudizio, energia attuale, amore gemelli. Otto di spade. Allora, qua mi dicono che stai un po' bloccata mentalmente, perché devi prendere delle decisioni, non sai da che parte iniziare, un po' così. Vedi il paggio di denari, forse qualcuno si è già fatto avanti o c'è questa persona, però tu ti senti, devi prendere questa decisione una volta per tutte e ti senti un po' bloccata. Ruota della fortuna al positivo. E di nuovo è lui, è uscito di nuovo lui, paggio di denari. C'è questa persona che all'improvviso, perché la ruota della fortuna sono degli eventi improvvisi che non ti aspetti, che stanno al tuo positivo. E nell'amore mi parla di una persona che ti vuole invitare da qualche parte, paggio di denari. Vediamo il 10 di denari. Comunque mi sta uscendo l'asso di coppe, vedi? Nuovo amore per molti di voi. 10 denari al blocco. Il sole. Forse tra di voi c'è amicizia. O c'è un'amicizia in termini di lavoro. Oppure questa persona ha dei figli e della famiglia, delle responsabilità. Questi sono i casi, eh. Vediamo 4 di spade, l'imperatore, 4 di spade, 7 di bastoni, l'imperatore, la torre. Ultimamente ti sei voluta riprendere da situazioni molto, molto difficili a livello emozionale. È come se nel recente passato tu avessi meditato molto, avessi messo dei blocchi, dei limiti, ti fossi rialzata o rialzato per avere la situazione sotto controllo nella tua vita, per una situazione emozionale, un evento che è accaduto tra te e qualcuno che può aver destato molto della sofferenza anche, no? Però è come se ti fossi ripresa o ripreso. E anche se questa persona ti può mettere un po' in imbarazzo inizialmente, che faccio? Vedi, qua c'è un 5 di coppe, è come se avessi ripreso in mano la tua vita, ti fossi sistemata di nuovo e arriva una nuova persona, una situazione migliore, tant'è che ti vede un po' sulla difensiva. È come se avessi un po' nel recente passato, che possono essere giorni, settimane o mesi, come se non arrivassi a conseguire una piena felicità nella tua casa, nella tua stabilità, comprensivo di tutto, non solo nell'amore, no? E quindi qua mi dice che le cose cambiano. Vediamo Cavaliere di Coppe. Eh sì, 4 di bastoni. C'è qualcuno che vuole invitarti a cena da qualche parte, vuole un incontro con te. Io qua vedo, vedi 2 di coppe. Perché quel 4 di coppe? Re di spade, qua ci sei tu. Stai un po' sulla difensiva, devo dire la verità, ci sono un po' di paure, tue. La luna, ci sono un po' di paure legate a questo incontro. Sei un po' svogliata, un po' svogliato, perché ne hai passate abbastanza, quindi va bene, ci sta. Ecco perché ci vai cauta o cauto. Vediamo l'appeso. 5 di bastoni. Stai un po' tesa, o un po' teso. Ci sono questioni altro dall'amore che devono essere risolte, che riguardano o altre persone coinvolte, situazioni di tensione tue o situazioni sul lavoro. Vediamo che il lavoro può essere anche da parte di questa persona o ambedue. Il 5 di denari,
Cavaliere di coppe di nuovo. C'è una persona che non vuole stare senza di te, vedi, paggio di coppe, cioè, vuole invitarti, vuole stare insieme a te. Vediamo questo re di bastoni. Per alcuni di voi rifiutate una persona, magari sta nel vostro campo energetico ancora, con la quale c'è stata una rottura, che però magari ci ripensate ancora. Rifiutate questa persona, vi chiarite le idee e poi vi aprite a questa persona nuova. Re di bastoni. 8 di coppe, sì, avviene un cambio emozionale. Può essere anche questa persona qui che lascia una situazione familiare difficile, il re di bastoni di nuovo. C'è un cambio emozionale. Asso di bastoni, assolutamente. Vedo un nuovo inizio per te con questa persona e poi stai a vedere che succede. 7 di denari. Sì, va bene? Ok, vediamo l'ultima carta dei Rider White, cosa ti dice? Re di denari, assolutamente. Questa è una persona che ha delle responsabilità lavorative o lavorate insieme o vi siete incontrati sul posto di lavoro, non lo so. Re di denari mi dice che è una persona molto seria qua, molto seria e disponibile. Nonostante tu abbia delle paure, la luna. Re di bastoni. Re di denari. 9 di spade. Chi è preoccupato qua per delle questioni di responsabilità? O tu o questa persona? Si risolvono alla fine, perché c'è un cambio emozionale. Qua qualcuno è preoccupato. 5 di spade, vedi? Asso di coppe. Dietro questa opportunità d'amore c'è tensione da parte tua. Tu sei gemelli, le spade. Però si risolvono, mi dice qua. Vediamo un po' cosa ti dicono i miei oracoli lui lei per vedere il quadro energetico di questa persona, che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo qual è il profilo energetico di questa persona nei tuoi confronti. Sono sempre accanto a te. Questa è una persona che ti sta allora, per alcune di voi fate aspettare questa persona, ma è sempre accanto a te proprio a livello animico. Per altre è una persona che lavora con voi, che sta sempre con voi. Vediamo un'altra. O che comunque sta sempre con voi. Voi la verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Per alcuni di voi è una richiesta di scuse da parte di questa persona che non si è sentita degna, però tu all'inizio la rifiuti, perché magari ci sono altre persone in mezzo, altre situazioni legate al lavoro o ai figli. Ti dice perdonami, per alcune, per altre invece è una persona completamente nuova che non si è sentita degna di nulla nella vita, ha fatto un lungo lavoro introspettivo e adesso arriva a te come specchio per offrirti questa felicità anche a livello relazionale di cui abbiamo parlato all'inizio. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito, e qua mi fa pensare il fatto che ci possono essere delle situazioni, per alcune di voi vi incontrate, poi c'è una sorta di abbassamento d'animo perché ci sono questioni che riguardano altro da voi, altro dall'amore, situazioni di famiglia, situazioni di figli, situazioni di lavoro che possono rallentare, tant'è che alla fine poi questa persona riprende il lancio e rimonta. Mi spiego? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito, infatti. Ok, vediamo cosa mi dicono questi oracoli per te. Ripulire, nuovo inizio, sinfonia incompiuta. Il vento cambia direzione verso dove? La tribù. Qua ci saranno delle situazioni che si ripuliscono, va bene? Ripulire delle situazioni, è tempo anche di compiere una sinfonia. Qui ti ho detto questi ritardi, queste situazioni un po' particolari. Il vento cambia direzione in funzione di un incontro qua la tribù, però la tribù riguarda anche, quando ci sono i 5 di bastoni, anche altre persone o situazioni familiari da risolvere. Qua non vedo situazioni di altre donne, altri uomini in questo senso, no, situazioni legate ai denari, quindi famiglia o delle responsabilità. Vediamo ancora un'altra.
Sì, e poi ci saranno occasioni da prendere al volo. C'è un'occasione da prendere al volo qui con questa persona, anche quando meno te l'aspetti, te l'ho ribadito con la ruota della fortuna. Mi spiego? Qua ci si toglie le maschere al dire il vero, causa e contrasto, vedi? Sì, è una sorta di, come dire, sistema i motori e parto, perché è Venere che è dalla tua parte in questo mese, d'accordo? Ok. Adesso ti leggo il rituale della buona riuscita con la carta di Venere per andare incontro a eliminare ogni tipo di dubbio, a essere serena o sereno in quello che andrai a fare in tutte le dinamiche della tua vita. Venere, vediamo. Numero 26, eccola qua. Allora, il rituale della buona riuscita per te dice questo. Stai nella natura quanto più è possibile, perché essa è madre, bellezza, eros, creatività. Entra in contatto con l'anima del mondo, la grande madre, lo spirito della natura, e chiedi che ti aiuti a coltivare il fuoco della tua passione. Camminando nella natura o contemplandola, stando assiso in postura meditativa, puoi anche guardare attraverso la finestra di casa, spalancata su di un albero, o puoi contemplare una pianta o un fiore che tieni nella tua casa. Visualizza un fuoco che nasce nel punto che è 2 dita sotto l'ombelico. Il secondo chakra, devi visualizzare, mentre contempli la natura, o un albero, una piantina dentro casa, visualizza un fuoco nel secondo chakra, ok? E respira profondamente e intensamente, associando alla respirazione la ripetizione mentale del mantra Arohan, Awarohan. Ok, allora ti dico come si pronuncia, questo è come si scrive. Arohan, Awarohan, Arohan, Awarohan, Arohan, Awarohan, Arohan, Awarohan, Arohan, Awarohan. Generalmente i mantra sono tutti in sanscrito e il sanscrito si legge come si scrive, ok? Quindi mentre fai questo, senti che con la potenza della tua respirazione puoi intensificare le fiamme del tuo fuoco interiore. Visualizza le fiamme innalzarsi e raggiungere una perla di luce che è collocata nella fronte. Immagina che questa perla si sciolga per effetto del fuoco e produca gocce di amrita, l'acqua dell'immortalità, il nettare degli dei, che pervade il tuo corpo manifestando un profondo senso di piacere, di benessere, di beatitudine in ogni sua parte, in particolare in quelle zone che ritieni abbiano più bisogno di attenzione. Senti che il fuoco che scioglie la perla è il fuoco della tua passione. Quindi hai capito? Quando questa perla si scioglie, come il liquido di Amrita, è un liquido che inonda tutte le zone del tuo corpo, soprattutto quelle che tu reputi ne abbiano più bisogno. Evoca l'immagine di ciò che ti appassiona di più e prometti a te stesso che ciò sarà esattamente quello che sceglierai di perseguire e di realizzare. Va bene? Ok. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo è il brevissimo rituale che potete fare 2 minuti, 1 minuto al giorno in qualsiasi momento, che vi accenderà il fuoco del piacere che magari è sopito, che magari abbiamo necessità di semplicemente metterci l'attenzione. L'attenzione, ricordiamo, è una sostanza sottile. Lo spirito si nutre di sostanza sottile. L'attenzione è amore. D'accordo? Detto questo, concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!